Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Oggi ti presento la funzione ripeti di Excel, una semplice ma potente formula che permette di replicare un testo o un carattere un numero specifico di volte. Oltre agli usi più comuni, come creare elenchi o evidenziare dati, ti mostrerò come questa funzione può diventare uno strumento creativo per realizzare ideogrammi o disegni fatti con caratteri, consentendoti di rappresentare graficamente i dati statistici mediante figure simboliche. Sei curioso? Iniziamo subito. In tabella sono riportati i voti espressi per l'elezione dei rappresentanti di classe. Rappresenta i dati mediante un ideogramma in modo da consentire una lettura immediata dell'esito della votazione. In questo primo esercizio vediamo l'utilizzo base della funzione ripeti, cioè ripetiamo una lettera, in questo caso la lettera X, un certo numero di volte, a seconda dei voti presi, in modo che l'esito della votazione risulti subito evidente. La sintassi della funzione ripeti è semplicissima. Come primo argomento si scrive un testo fra virgolette oppure si seleziona una cella e come secondo argomento bisogna scrivere un numero oppure selezionare una cella contenente un numero. Ad esempio, in questo esercizio, in cella C2 dobbiamo inserire la funzione ripeti. Come primo argomento dobbiamo scrivere x fra virgolette e come secondo argomento, il numero di volte, dobbiamo cliccare in cella B2, la cella contenente il numero dei voti ottenuti da Bernardi Alessandra. Chiudendo la parentesi e premendo invio otteniamo il risultato desiderato, che poi possiamo copiare verso il basso. Siccome i dati nella colonna rosa sono volatili, poiché sono stati ottenuti mediante la funzione casuale tra, premendo il tasto F9 possiamo testare la funzione inserita. Quello appena visto, come già detto, è l'utilizzo base della funzione ripeti. Se però tu volessi creare ideogrammi utilizzando simboli particolari, ideogrammi rappresentativi di numeri molto alti, diagrammi a termometro, diagrammi a barre in cui le barre diventano sempre più nitide via via che il valore rappresentato aumenta, oppure manipolare i numeri in modo da creare numeri tutti della stessa lunghezza, oppure numeri mascherati o linee separatrici utilizzando simboli particolari, continua a seguirmi, ci sarà da divertirsi. Tornando all'esempio iniziale, possiamo cercare di creare un grafico a barre. Vediamo come si procede. All'interno della funzione ripeti sostituiamo la lettera X con una barra verticale, simbolo che puoi ottenere mediante la combinazione dei tasti maiuscolo più backslash. Premendo invio e successivamente copiando la formula verso il basso, otteniamo delle barre stilizzate che possiamo notevolmente migliorare applicando il carattere playbill. Siccome questo carattere è molto compresso, possiamo moltiplicare il numero di volte, ad esempio per 10, premere di nuovo invio e successivamente copiare di nuovo la formula verso il basso. Il vantaggio di un grafico a barre di questo tipo rispetto al grafico a barre che si ottiene applicando una formattazione condizionale barre di dati è che in questo grafico si può applicare una formattazione condizionale che consente di evidenziare le barre in base a determinati criteri. Applichiamo ad esempio una formattazione condizionale utilizzando una formula. Clicchiamo su Nuova regola, utilizzo una formula per determinare le celle da formattare e qui, nella barra di inserimento, selezioniamo la cella B2, premiamo 3 volte il tasto F4 per eliminare ogni simbolo del dollaro ed ottenere così un riferimento relativo e formattiamo con un colore diverso una colonnina se il valore corrispondente in colonna B è maggiore di 10. Clicchiamo sul pulsante Formato e selezioniamo un colore carattere verde. Confermiamo con OK e ancora con OK. In questo modo, premendo il tasto F9, otteniamo una formattazione condizionale barre di dati più evoluta. Vediamo ora come si creano ideogrammi utilizzando simboli particolari. L'esercizio è identico al precedente. Come possiamo creare un ideogramma utilizzando queste stelle? Semplicissimo. Qui all'interno della funzione ripeti, al posto di digitare una X oppure una barra verticale, puoi premere il tasto di Windows più il punto.
A questo punto, qui nella barra di ricerca, puoi scrivere stella. Come puoi vedere, sono comparse varie tipologie di stella. Clicca una volta sul simbolo che ti piace di più e questo sarà immediatamente inserito. Ora puoi premere invio e copiare la formula verso il basso. Siccome i dati sono volatili, premendo il tasto F9 puoi verificare il risultato della tua formula. Come possiamo creare ideogrammi quando i numeri in gioco sono molto alti? Lo vediamo nel prossimo esempio. In tabella sono riportati i dati relativi al consumo di acqua in litri all'anno per abitante in ogni regione d'Italia. Siccome i dati numerici da rappresentare mediante un ideogramma sono molto elevati, possiamo operare nel modo seguente. In cella C2 possiamo utilizzare la funzione ripeti, inserire il simbolo della goccia d'acqua, cercandolo come in precedenza mediante la combinazione di tasti Windows, punto, e come numero di volte possiamo selezionare la cella B2 e dividere il suo valore per 10.000. In tal modo questo risultato sarà 6,57 e siccome la funzione ripeti approssima i dati per difetto, premendo invio otterremo 6 gocce. In seguito possiamo copiare la formula verso il basso e colorare le gocce a nostro piacere. Vediamo ora come si crea un termometro testo a due simboli. Come puoi notare, in questa piccola tabella possiamo assegnare un punteggio massimo, premere invio e nella parte qui a destra ottenere dei piccoli termometri in cui è evidenziato il punteggio in relazione al punteggio massimo. Il punteggio è stato ottenuto mediante la funzione casuale tra 1 e il valore contenuto nella cella che si trova nella colonna immediatamente a destra. Come possiamo ottenere un grafico di questo tipo? Dobbiamo utilizzare dei simboli particolari che io preferisco al carattere playbill. Ti ho riportato questi simboli nella tabella sottostante. Questo è il loro codice esadecimale e questo è il loro codice decimale. Come puoi osservare qui a destra, utilizzando la funzione carat.uni e inserendo il numero che c'è qui in tabella, puoi inserire questi simboli in Excel senza andarli a cercare sul web. In questo primo esempio ho utilizzato solamente il primo e il quarto carattere. La formula utilizzata è la seguente. Mediante la prima funzione ripeti, ho fatto ripetere il carattere full block un numero di volte pari al valore contenuto in cella A2 e ho concatenato questa sequenza di full block a un'altra sequenza di simboli. Stavolta ho utilizzato il simbolo light shade e come numero di volte ho impostato un valore uguale alla differenza fra il valore contenuto in cella B2 e il valore contenuto in cella A2. Premendo invio e trascinando la formula verso il basso, ho ottenuto il risultato desiderato. Ti mostro ora anche la formattazione condizionale applicata. Cliccando sul pulsante Nuova regola e operando come in precedenza, ho impostato queste due regole. Se il valore contenuto in cella A2 è uguale al minimo di tutta la colonna azzurra, ho impostato il colore carattere rosso, mentre se il valore contenuto in cella A2 è uguale al massimo di tutta questa colonna azzurra, ho impostato il colore carattere verde. Come puoi notare, all'interno di ciascuna delle due regole ho impostato il riferimento relativo sulla cella A2, mentre ho impostato un riferimento assoluto all'interno delle funzioni max e min. In questo modo, premendo il tasto F9, la cella con il valore maggiore sarà sempre evidenziata con il colore verde e quella contenente il valore più basso sarà sempre di colore rosso. Vediamo ora un altro esempio interessante. Come possiamo creare barre che diventano sempre più scure man mano il valore percentuale aumenta? Un modo può essere il seguente. Utilizzando la funzione più se possiamo valutare il valore presente in cella E2. Innanzitutto devi ricordare che un valore percentuale è un valore compreso fra 0 e 1 e per la precisione devi dividere per cento il numero che vedi in queste celle. Ad esempio, in cella E2 è presente il valore 0,38, in cella E3 0,23. In questa funzione sono stati utilizzati tutti e quattro i simboli presenti in tabella.
Se il valore in cella E2 è minore di 0,25, viene ripetuto il simbolo light shade per il numero di volte contenuto in cella E2 moltiplicato per 10. In tal modo 0,38 per 10 diventa 3,8 e la funzione ripeti, che approssima il risultato per difetto, inserirà 3 volte il simbolo, che però non è light shade, poiché 0,38 non è minore di 0,25. Impostiamo dunque una seconda condizione. Se il valore contenuto in cella E2 è minore di 0,5, verrà inserito il simbolo medium shade. Se è minore di 0,75, il simbolo dark shade e in tutti gli altri casi il simbolo full block. Impostando l'ultimo test logico della funzione più se al valore vero, si possono gestire tutte le opzioni rimanenti. Come puoi notare, come numero di volte viene sempre moltiplicato il valore presente in cella E2 per 10. Se fosse difficile per te trovare questi 4 simboli, puoi utilizzare la funzione che ti ho menzionato in precedenza. Come puoi notare, la formula è la stessa, ma al posto di inserire i simboli, ho utilizzato la funzione carat.uni, inserendo poi i codici presenti in tabella. Vediamo ora altre 3 applicazioni interessanti della funzione ripeti. In questo primo esempio ti mostro come ottenere una sequenza di numeri a 4 cifre a partire da una sequenza di numeri casuali fra 1 e 2000. La formula è la seguente. Ho utilizzato la funzione ripeti in modo da inserire degli zeri alla sinistra del numero se quest'ultimo è piccolo. Come primo argomento ho digitato 0 e avrei potuto anche omettere le virgolette. Come secondo argomento, mediante la funzione lunghezza ho determinato la lunghezza del numero e poi ho effettuato l'operazione 4 meno la lunghezza del numero. Alla funzione ripeti poi, mediante l'operatore ampersand, ho concatenato il valore presente in cella A2. In questo modo i numeri di 4 cifre rimarranno di 4 cifre, mentre quando il numero di cifre è inferiore verranno inseriti degli zeri alla sinistra. Vediamo ora come mascherare dei numeri. In questo esempio voglio mascherare tutte le cifre del numero ad eccezione delle ultime 3. Mediante la funzione ripeti ho inserito degli asterischi utilizzando la seguente tecnica. Mediante la funzione lunghezza ho determinato la lunghezza del numero e a questa lunghezza ho sottratto 3. In questo modo, siccome la lunghezza del numero è di 10 caratteri, verranno inseriti 7 asterischi. Ora, mediante l'operatore ampersand, ho concatenato a questi 7 asterischi le ultime 3 cifre del numero. Mediante la funzione lunghezza, diminuita di 2 unità, ho individuato la posizione di partenza per la funzione stringa estrai, che è la posizione numero 8. A partire da questa posizione ho estratto 3 cifre, cioè le ultime 3 cifre del numero, che sono state concatenate ai 7 asterischi iniziali. Riepilogando, la funzione stringa estrai prende in considerazione il numero di 10 cifre, parte dalla posizione numero 8 ed estrae 3 cifre, le ultime 3, concatenate ai primi 7 asterischi. Premendo il tasto F9 possiamo verificare la bontà della formula inserita. In questo ultimo esempio, un esempio classico, ti mostro come creare linee separatrici utilizzando un simbolo a piacere, ad esempio un simbolo di percentuale, CTRL invio, un simbolo ampersand, CTRL invio, oppure un semplice trattino, CTRL invio. In questo caso la formula inserita è molto semplice. Come testo ho selezionato la cella di colore giallo C11 e come secondo parametro ho digitato 100. In questo tutorial ti ho mostrato solo alcuni esempi dell'utilizzo della funzione ripeti. Ora puoi dar sfogo alla tua fantasia. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!